Ciao a tutti ragazzi, no. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Oggi parleremo di cosa? Della mia Tracer, che vogliamo fare una recensione pregi e difetti dopo 20.000 km. Questa qui è una Tracer 7 del 2022. Ma perché vogliamo fare la recensione? Diciamo Subito, diciamo il spoileriamo. perché. Perché probabilmente se ne andrà. Senza probabilmente. Ma vuoi proprio dire tutto già? No, tutto no, ma quasi. Vabbè, Nel se senso, ne andrà. Dobbiamo ancora decidere chi sarà la sostituta della Tracer. ci sono 3 candidate. Sì, le vogliamo già dire. No. No? Diciamo che ci sono 3 candidate. Ci sono Nel 3. prossimo video vedrete le 3 candidate in prova. Proveremo tutte e 3 le moto. E poi alla fine del video Si sceglierà quella che soddisfa quella di che più. tornerà a casa con noi. Sarà una scelta dura. Va bene. Beh, io vorrei parlare dei pregi e dei difetti, però, a sorpresa, dato che te l'ho fatta provare, tu vuoi dire qualche impressione di quei pochi chilometri che hai fatto, perché comunque avrei fatto 10 chilometri? Sì, forse anche di più, però. Beh, partiamo dal fatto che io ho una Royal Enfield Interceptor 650, quindi cavalleria inferiore, cilindrata inferiore, Pesa di più. pesa di più, sì, distribuito anche in maniera Non ottimizzata. non ottimizzata come questa. Quindi quando sono salito su, sia nel rettilineo così ho visto una spinta maggiore, sia tra le curve una maggiore agilità, perché sicuramente è molto più agile. Quindi le impressioni sono state buone, come guidabilità tanto meglio della mia, assolutamente. E ti è sembrata comoda? Ma io voglio soffrire perché sono stronzo e Ho capito che vuoi soffrire. Questa ti è sembrata comoda? Sì, come postura, come tutto. Sì, sì. Macchina? È una macchina. Comunque In generale, mi sono trovato molto bene, però sono proprio 2 ambienti diversi, quindi. certo. Allora, io inizierei a parlare dei pregi e dei difetti di questa moto, perché comunque dopo 20.000 km qualcosa in più delle prime impressioni che possono dare nei test ride Sì. si capiscono, insomma. Allora, io partirei dai difetti. Partiamo dai Così difetti. diciamo i problemi che ha questa moto, partendo dal più noto di tutta la famiglia 07, che sono le sospensioni, perché le sospensioni sono molto morbide e vanno benissimo per andare tranquilli e tutto. Quando si vuole alzare un po' il ritmo, e soprattutto quando si è in due con tris di valigie, tutto carico, si sente molto la difficoltà delle sospensioni a sorreggere tutto il peso, insomma lavorare bene nelle curve, molleggia molto, se prendete delle buche vi sembra di essere sui cavallini quelli del parco divertimenti che continuate a far così. Sì, perché ha delle sospensioni molto morbide che vanno benissimo per la città sicuramente, se siete da soli possono anche andare. Però Beh, magari regolando un po' il precarico così. il mono dietro non regge 3 valigie a un passeggero. Perché Soffre un po'. sì, cioè non regge. Non è che non si va. Si va, Soffre un però po'. si sente che ci vorrebbe qualcosina di più a livello di sospensione per la sospensione dietro, soprattutto quando si è in due. Niente di eccessivo, cioè io mi sono divertito da matti con sta moto, dunque va benissimo, però se proprio devo andare a trovare dei piccoli difetti, sicuramente le sospensioni sono uno di questi. Poi eventualmente se si vuole fare qualche piccolo pezzo di strada in off-road, adesso non so se si vede dalla ripresa, ma la moto è molto bassa da terra, cioè il motore è molto vicino a terra. Io ho anche un R1, l'altezza da terra è uguale. Dunque, se appena uscite dall'asfalto, se fate anche una strada bianca, c'è una buca, così bisogna prenderla molto piano, perché con le sospensioni così morbide si tocca subito il motore sotto. L'ho toccato 3 o 4 volte, andare piano, dopo io non sarò leggero, però si tocca il motore sotto. Un altro problema può essere il parabrezza, che quello che vedete adesso è un parabrezza della Puig, quello originale sostanzialmente è la metà di questo, dunque in posizione bassa non protegge niente, in posizione alta convoglia tutta l'aria esattamente sotto il casco e crea un sacco di turbolenze per niente. Però per una moto turistica
effettivamente non era un gran parabrezza. Sempre per quanto riguarda la protezione, i paramani sono bellissimi, ma proteggono un po' poco, soprattutto la parte più bassa della mano, quando impugnate la manopola, sulle dita vi arriva l'aria proprio, e se usate la moto d'inverno le dita si congelano per forza di cose. Sono molto belli, ma sicuramente esistono dei paramani un po' più protettivi. Altra cosa che ho notato è che io ho voluto mettere come avete visto dal video, il navigatore esattamente davanti, al di sopra del display. Se non avete visto il video vi lasciamo il link in alto. E l'ho dovuto montare sul traversino che ha qua la Tracer, con un attacco che ho trovato aftermarket, perché la moto non sarebbe progettata per attaccare della roba in questa zona, però le parti aftermarket per farlo ci sono, ma questa zona è un po' fragile e vibra molto quando si va a determinati regimi. Tutta questa zona vibra un casino, non so perché non la fanno un po' più stabile, come ad esempio c'è sulla sua sorella da fuoristrada il Tenere, c'è il suo traversino comodissimo, ci attacchi le robe, sta lì fermo. Invece su questa non l'hanno voluto fare. Secondo me è più comodo avere una roba qua rispetto a più in basso sul manubrio per vedere la strada. Sì, perché ti distrai meno, non devi abbassare lo sguardo, sei tutto lì davanti, è Esatto, più sicuro anche. direi basta. Come contro, Sì, sì, che comunque poi contro, nel senso, sono piccoli difetti, ma difetti cioè adesso che sembra che ho sono detto tutti- 3000 robe, ma sono tutti passabili, nel sì, senso. sì, non c'è niente di eccessivo. Questa moto io la consiglierei a chiunque voglia iniziare a fare qualche viaggetto. Questa moto è perfetta. Passiamo ai pregi. Sicuramente uno dei pregi più grandi è che questo motore consuma pochissimo. Si sta tranquillamente sopra i 23-24 km con un litro, e con 17 litri di serbatoio, fate un po' i calcoli, superati i 400 km a pieno. Un altro pregio grande di questa moto sono i freni, che per una moto di questa cilindrata tutto frena molto bene, soprattutto il posteriore frena tantissimo. Io a volte arrivo nelle curve, freno solo con quello dietro perché frena un sacco. Al contrario dell'R1, che puoi mettergli un macigno sul pedale del freno dietro e non succede niente, questa qua frena anche solo col freno dietro. I freni 10 lode. Sicuramente, come hai detto anche tu, è leggera. Per essere di questa categoria è una delle moto più leggere, perché col pieno 197 kg, comunque sono 7 litri di serbatoio. Maneggevolezza anche, perché mi sono divertito tantissimo nelle curve con questa moto. Sono arrivato più volte a grattare le pedane sull'asfalto e bisogna piegare un bel po'. È molto divertente tra le curve. Al posteriore ha una gomma da 180, come le moto sportive, diciamo. Si fanno delle gran pieghe con questa moto. È molto comoda per essere di questa categoria, secondo me, e anche secondo il passeggero che ho avuto, mia fidanzata. Ci abbiamo fatto migliaia e migliaia di chilometri sopra, anche in doppio, e lei dice che è comoda. Dunque io mi fido, non sono mai stato dietro e non ci voglio stare perché ho paura di chi guida dopo. Però mi fido di quello che mi dice. Nonostante l'Euro 5, che come sappiamo le moto Euro 5 scaldano tutte, questa avendo il motore molto in basso, la marmitta in basso e tutto, non si sente particolarmente il calore neanche d'estate. Dopo io non sono uno che va in giro con le braghe corte, dunque se andate in giro con le braghe corte magari lo sentite, né? Però Non guardare me. nonostante sia una moto da turismo, appunto, dato il difetto del motore molto in basso, comunque di riflesso ha la sella che è posizionata molto in basso, e dunque quasi tutti arrivano a toccare con questa moto. Non è una moto alta come appunto ad esempio il Tenere, che ha lo stesso motore, vabbè, è un altro tipo di utilizzo, però è molto molto più alta. Questa qui ci toccano tutti. Lui ha le gambe corte, ci tocca. Io sono un nano e... Lui ha le gambe corte e il corpo lungo. Però comunque sì, ho le gambe corte, quindi... però ci tocco bene, quindi... Inoltre, Obiettivamente... questo è un pregio che... Beh, cos'è l'altezza da terra? Non lo so. Vabbè, lo scriviamo Lo qui. scriviamo qui, proprio sulle nostre facce. Inoltre, un pregio che noto solo io, perché questa cosa dà fastidio molto a me. Le moto della Yamaha ultimamente hanno tutte i due ferretti a LED più i due fari sotto, uno abbagliante e uno non abbagliante. Questa almeno sono accesi tutti e due.
Ti dà Perché fastidio questa cosa? mi dà troppo fastidio dell'asimmetria che uno è non sono acceso e l'altro è simmetrici. spento. E questa si accende tutto, dunque è sempre acceso tutto, dunque è anche simmetrica. Pensa. Pensa te. Per la gioia di quelli che... Io mi ero scritto gli appunti qua, guarda. Sì. Simmetrica, Il stampatello, il stampatello con perché- 3 A finali. Sì, sì, perché a me È una cosa che ce l'hai nel... È un tarlo sì, qui. sì, deve essere simmetrica, un GS non lo prenderei mai. Cioè, quello nuovo è simmetrico, però dal Esatto. 1250 in giù. Solo per quello, cioè nel senso, non perché costa tanto, ma perché non è simmetrico. Ma solo che non è simmetrico. Pensa quando vedi quelli che vanno in giro solo con una valigia laterale, cioè Quelli cambi lì sono- strada, cambi strada. Sì, Strada. sì, sì, sì. Ma dai, guarda, come fai ad andare No, in giro no, su solo una infatti, valigia? ma Cioè, comunque, ma anche ragazzi, se te ne questo serve anche se te ne serve solo una, ma mettine due, fai schifo. Cioè, fai schifo, nel senso, fa schifo. Sei una brutta persona, Sì, sai? sei una brutta persona se metti solo una valigia. Cioè, sei asimmetrico. Poi magari mettono quella dalla parte dove c'è anche lo scarico, così ancora più in là. Beh, mi sembra che hai detto Tutto, anche perché sta venendo buio. Adesso sì, è veramente tanto buio e quindi noi vi salutiamo, spero che questo video vi sia piaciuto. Nel prossimo video che seguirà questo vi faremo vedere appunto le 3 moto che andremo a testare prima di scegliere la prescelta. La prescelta. La vincitrice. La vincitrice del contest Sì. sostituto Tracer. Se questo video vi è piaciuto mettete like, lasciate un commento, iscrivetevi al canale. Ciao belli. belli.